Ciao a tutti amici, oggi parleremo del motore trifase, sempre un motore della lavatrice. Andiamo subito a vedere che caratteristiche ha. Allora, qua dice che è un trifase 195 volt, 2 ampere, 600 watt, frequenza 310 Hz, 17.500 giri. Vuol dire che a 310 Hz arriva a 17.500 giri. Questo è un motore asincrono trifase come quelli industriali. Praticamente è un motore trifase con un statore avvolto e il rotore che ha una spira in cortocircuito all'interno. I fili sono questi. Qua ci sono i due fili io la chiamo tachimetrica, quella che rileva la velocità, e i fili delle tre fasi. Questo è un cavallotto e basta. Questi sono solo i fili dei tre avvolgimenti, che vi farò vedere un attimo da schema. Questo è un motore e dentro ci saranno i tre avvolgimenti, penso collegati a triangolo. Niente, per far funzionare questo motore o si ha un 220 trifase e lui girerà alla frequenza che è quella del trifase. Diciamo, se è un 220 trifase 50 Hz, girerà alla frequenza di 50 Hz rapportato a 310 Hz. Se 310 Hz farà 17.500 giri, a 50 Hz ne farà di meno. Per far funzionare questo motore nelle lavatrici di solito c'è un inverter, non proprio come questo, sarà una scheda più piccola perché servirà solo per variare la velocità, quella della centrifuga e quella, diciamo, del lavaggio, e avanti e indietro. Dunque è già dentro tutto nella scheda, diciamo, della lavatrice. Questo è un inverter che fa le stesse funzioni ma ha molti più parametri e si possono fare molte più cose. Ora vi farò vedere come collegarlo e vi spiegherò più o meno anche a livello di schema elettrico come funziona. Allora, partiamo dal presupposto che questo inverter è uno dei più semplici e con pochissime funzioni. Se prendiamo questi Micromaster della Siemens, hanno tipo 900 parametri e si possono fare un'infinità di cose. Io adesso lo proverò con questo. Allora, prendiamo uno schema di come è fatto un inverter, come è fatto, diciamo, a blocchi. Qua entra il 220 perché noi serve un'alimentazione monofase, e poi in uscita l'inverter tirerà fuori il trifase, tirerà fuori tre tensioni sfasate di 120 gradi l'una, che servono per far andare il motore. Qua entra l'alternata, viene raddrizzata in continua, i 220 volt raddrizzati in continua col condensatore si arriverà sui 300 qualcosa volt. Qua ci sarà un gruppo di transistor o di IGBT che commutano velocemente e modulano praticamente la commutazione per ricreare il trifase, per ricreare ogni singola fase sfasata di 120 gradi. Poi vedremo con l'oscilloscopio anche qualcosina.
Questa è la parte di controllo, diciamo, dove c'è la tastiera e i collegamenti. Questo non ha tanti collegamenti, diciamo, ha la possibilità di collegare un potenziometro per variare la velocità, perché la velocità si può variare sia dal potenziometro o dal tastierino, e poi ha questi due ingressi avanti e indietro, comune avanti, comune indietro. Niente. Procediamo col collegare i fili. Allora, questa è l'alimentazione che io l'ho fatta passare tramite il mio solito misuratore di watt e ampere, perché voglio vedere un po' la differenza dei watt e degli ampere tra l'inverter e questa apparecchiatura. Questo è l'arrivo, fase neutro. Queste sono le 3 fasi che andranno collegate al motore. Colleghiamo subito, allora, partendo da qua, 1, 2, facciamo così, 1, 2, 3, ok. Io ho collegato le terre qua perché dopo con l'oscilloscopio mi crea un po' di casini, dunque devo sempre avere una terra buona. La collego qua, inserisco la spina del mio convertitore, ok, e si è acceso il convertitore. Allora, passiamo subito a vedere dei parametri. Così in questo parametro mi dice che è in ready, se io è pronto per essere comandato, diciamo che l'azionamento è pronto, manca solo il comando dell'ingresso. Se io lo accendo, adesso per esempio è già impostato su una frequenza 161 Hz. Qua vediamo la corrente assorbita però all'ingresso dell'inverter. Questo noi ci mettiamo sui 50 Hz e questa è la frequenza normale di rete. Adesso io ho impostato delle rampe di accelerazione e decelerazione di 1 secondo, dunque se spengo in 1 secondo vedete che va a fermare, è uguale alla rampa di accelerazione, 1 secondo. Ci dovrebbe impiegare 1 secondo arrivare a 50 Hz. Allora, per poter far girare l'inverter al contrario è sufficiente spostare questo, diciamo, questo filo dall'altra parte, cioè dal comune, invece di fare avanti facciamo indietro. Questo inverte il senso di marcia. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è come fa l'inverter a regolare anche la tensione di uscita, perché in base alla frequenza lui regola anche la tensione di uscita per mantenere la corrente sempre costante, perché se ci abbasseremo sotto i 50 Hz la corrente salirebbe molto, invece lui automaticamente va ad abbassare la tensione. Ora vi farò vedere. Partiremo da 10 Hz, ok, lo metto in AC, ok, siamo a 13 volt. Non saranno 13 volt reali perché in base alla frequenza lo strumento non legge, diciamo, giusto, però bene o male possiamo avere un riferimento.
Ora aumentiamo, vediamo che 50 Hz siamo a 36 volt, 37 volt più o meno per fase. Calcoliamo che siamo sempre per fase. All'ingresso abbiamo un 220 volt monofase, qua abbiamo un trifase in uscita dall'inverter. Aumentiamo, vedete che in proporzione aumenta anche la tensione, siamo a 124 volt e 106 Hz. Qui siamo al massimo, siamo a 200 Hz e poi andremo a vedere la velocità. 200 Hz e diciamo che 226, 225, 226 volt per fase. Se noi andiamo anche sull'ingresso, vediamo, siamo a 220 volt. Questa è l'uscita, 225, 225 e 225 sulle tre fasi, ok? Ora farò vedere a spegnerlo e probabilmente andrà in allarme perché è impostato il tempo di un secondo di decelerazione e lui non ce la farà a fermarlo. Visto? E lui si ferma a ruota libera, non frena più. Per resettarlo bisognerà togliere un attimo la spina. Ok, bisogna dargli una rampa di decelerazione più alta. Ora andrò a vedere sul manuale. Vado a impostare la decelerazione a, facciamo 5 secondi e facciamo una prova. Secondi, confermiamo. Ok, in accelerazione sarà ancora un secondo perché non l'ho toccata, e in decelerazione sarà 5 secondi. Vediamo se ce la farà. Allora, questa è l'accelerazione, ha già raggiunto il massimo dei giri e ora vediamo quando spengo se ce la farà a frenare. Vorranno 5 secondi. Vedete? Ci ha impiegato di più di 5 secondi perché bisogna guardare anche altre impostazioni. Ho cambiato un parametro della frenatura, andiamo a vedere cosa succede. Se ce la fa in 5 secondi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se non ce la fa vuol dire che bisogna mettere la resistenza di frenatura esterna. Ora faremo una prova con la frequenza più bassa. Ora proveremo a fare una partenza 50 Hz e una frenatura sempre 50 Hz. Allora, così è partito. Vediamo se ci stanno i 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5. Vedete che ce la fa?
potremmo addirittura anche abbassare. Diciamo che l'inverter ha una sua resistenza interna per frenare, che fino a una certa potenza ce la fa. Oltre a quella bisogna usare cambiare i parametri e usare una resistenza esterna più grossa. Allora possiamo abbassare la decelerazione, possiamo fare 2 secondi, anche 1 secondo e mezzo. Secondo e mezzo, ok, decelerazione, FRH è la frequenza che vediamo, ma noi andiamo a vedere la corrente. Allora andiamo a vedere la corrente anche qua. Ok, a vuoto assorbe 0,08 ampere l'inverter. Facciamo una partenza, così siamo 50 Hz, vediamo che gli assorbimenti 0,26, 0,3 bene o male ci siamo, quindi tra l'ingresso dell'apparecchiatura e l'uscita del... Ora andiamo a fermare a vedere se riesce a bloccare in 1 secondo. Visto che ce l'ha fatta fermare in 1 secondo, ora facciamo accelerazione a 0,1, che è il minimo che si può fare. Vediamo se dovrebbe partire subito al massimo della sua velocità. Accelerazione, adesso è impostato 1 secondo, zero uno è il minimo. Ok, acquisisco accelerazione, andiamo ancora sul ready, frequenza, sulla ready, frequenza, siamo a 50 Hz, mettiamo 88, 90 Hz, vediamo come fa a partire, che spunto che ha. Visto che ce l'ha fatta subito a raggiungere la velocità, e adesso in 1 secondo e mezzo vediamo se lo frena. Ce la fa. Ora andiamo a vedere un po' la diversità tra la corrente in ingresso, che viene misurata qua, e la corrente in uscita sul convertitore. Accendiamo il nostro motore, vediamo così a bassi giri siamo 0,2 ampere in ingresso e 0,3 ampere in uscita. Se noi forziamo il motore aumenta la corrente. Ok, aumentiamo un po', così siamo 0,3, 0,3.
questo c'è una cifra in più, però questo è meno apprezzabile. Vuol dire che il convertitore rende bene perché non assorbe di più di quello che diciamo butta fuori sul motore. Proviamo a aumentare ancora. Vedete che all'aumentare richiede un attimo più corrente, poi si assesta, vedi 0506, poi si assesta, così siamo al massimo, siamo a 200 Hz, i giri non so quanti saranno, andremo a vederli dopo, e siamo qua a 0506. Vediamo se ce la fa a fermarlo. Avevamo impostato 1,5 secondi la decelerazione, sicuramente allungherà la decelerazione, però vediamo che ce l'ha fatta fermare. Vediamo a partire che spunto ha di ampere, vediamo 1 ampere qualcosa come spunto, e poi si stabilizza. 1 ampere di spunto perché gli abbiamo dato il minimo di tempo in accelerazione. Ora andiamo a fare delle prove con l'oscilloscopio. Allora, io mi collegherò qua, o se no, cioè colleghiamoci qua. Ok, con la massa per 10 andiamo subito a impostare per 10 scala e ci appoggiamo su una fase. Ok, seconda per 10, accendiamo il nostro convertitore, andiamo a fare una ok, qua non si capisce niente, però adesso vi farò vedere, perché questa qua praticamente è una commutazione che continua a variare il dati cycle. Allora l'oscilloscopio fa fatica a interpretarla. Allora noi facciamo così e vediamo la nostra onda sinusoidale. Ok, andiamo a cercare di bloccarla. Ok, possiamo anche allargarla un po'. Vedete, quelle sono tutte le commutazioni ad onda quadra che vedevamo prima, che se le vogliamo anzi ve le faccio vedere subito. Andiamo a allargare, vedete che sono tutte commutazioni che variano il tempo dell'impulso. Tutte queste ricostruiscono praticamente l'onda sinusoidale. Andiamo a rivedere, proviamo con la funzione roll. Allora, questa è la frequenza 50 Hz normale e questa è, accendiamo, e questo è quello che vediamo nella funzione roll.
che noi possiamo andare a bloccare e vedere bene le commutazioni. Avendo fermato l'immagine, andiamo a vedere le nostre commutazioni. Vedete? Infatti le nostre commutazioni sono tutte onde quadre che cambiano il tempo, variano il suo dati cycle in modo da ricreare l'onda sinusoidale. Vedete? Pulso più largo, stretto, stretto. L'insieme di tutte queste commutazioni va a ricreare l'onda sinusoidale. Avevamo detto che questo motore arrivava a 17.000 giri a 310 Hz. Questo inverter arriva al massimo a 200 Hz. Ora vedremo la velocità come si comporta. Lasciamo 0, accendiamo, via 5, Hz, siamo già a 2900 giri. (3003). 100 Hz, siamo a 6000 giri. (150), 9002. 200 Hz, siamo a quasi 12.000 giri. Comunque direi che dovrebbe essere giusto. Per fare una prova, arrivare a 300 giri, dovrei usare l'altro inverter della Siemens che arriva a 400 Hz. Dopo aver impostato questo inverter della Siemens con un po' di fatica, sono riuscito a programmarlo per farlo funzionare con la tastiera per aumentare la frequenza e arrivare fino a 400 Hz. Allora, avevamo detto che questo motore a 310 Hz arriva a 17.500 giri. Ora noi proviamo ad arrivare a 310 Hz per vedere se corrispondono ai 17.500 giri. Allora, lo accendiamo e così siamo già a 105 Hz. Ci abbassiamo a 47 Hz, siamo a 2800 giri. Ok, ci alziamo. 90 Hz, 5000 giri. 128 Hz, siamo a 7600. 10.000 giri a 177 Hz. 12.000 a 200 Hz, come eravamo con l'altro inverter più o meno. 13.400, 230 Hz. 16.272 Hz. 314 Hz, 18.000. Andiamo a
310, 311, 18.500 contro i 17.500, siamo a 310 Hz. Vogliamo spingersi fino a 400 Hz, vediamo se resiste il motore. Così siamo 14, 23.000 giri. 23.000 giri a 400 Hz. E l'assorbimento vedete che non è tanto, 0,7-0,8. Ho fatto troppo veloce a scendere, andate in allarme l'inverter, non è un problema. Ripartiamo. Ok, proviamo ad andare ancora a 400 Hz e abbassarsi più piano per vedere se ce la fa. Voglio abbassarsi piano piano perché se no lui va a frenare e fa in allarme. (117) il motore non è caldo, è tiepido. (30 Hz) e abbiamo anche un assorbimento bassissimo. Prima non riuscivo a impostarlo perché a 30 Hz mi dava una corrente altissima, si scaldava il motore. Dopo sono riuscito a impostarlo e così vi ho fatto vedere qualcos'altro. Allora spengo il tutto. Se vi è piaciuto anche questo video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Mi hanno regalato una borsa con dentro delle cose da aggiustare. Vediamo cosa serve. Una racchetta per zanzarine, penso che sia una racchetta ad alta tensione, non funzionerà più, avrà una batteria di ricarica, vedremo se sistemarla, se riesco a fare qualcosa. Un adattatore della Bosch, questo è molto vecchio, avrà dentro ancora le batterie, infatti al nickel cadmio. È l'unica questa a fare una modifica, ma poi chi lo dovrà questo? Io sono più comodo con l'avvitatore normale perché questo è lentissimo. Vedremo cosa fare. Vediamo. Questo qua è bello, bellissimo questo, cavolo. Tassellatore della Bosch a batteria, è un po' vecchio ma se riesco a farlo andare questo ve lo tengo io. Anche alimentatore, batterie nickel cadmio si presume. Quanti volt è? 24 volt, benissimo, si può sostituire, fare una bella modifica e sostituire con quello al litio. Modificare poi l'alimentatore che tanto c'è il suo attacco,
c'è il suo attacco per caricarlo, bellissimo. Se riesco a modificarlo potrei anche caricare le batterie. Facciamo subito una prova per vedere se funziona. Facciamo 24 volt, alziamo un po' la corrente, non sarà più e meno, che gira in un senso o nell'altro questo. Cavolo, funziona! Forse bisogna alzare un po' gli ampere. Non riesco a capire se va di qua anche di là. Gira al contrario. Sono 5 ampere di assorbimento. Benissimo.